selezioniamo dei caratteri e come vedete il conteggio va a incrementare ogni volta che vengono scritti ulteriori caratteri. Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con la modifica dei dati per quanto riguarda la personalizzazione del nostro profilo. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, andiamo a definire una funzione in JavaScript che ci vada a settare il limite per i nostri text area e poi ci mostri a video il conteggio dei caratteri. Quindi per prima cosa ci spostiamo nel nostro editor e nella nostra text area richiamiamo all'onKeyUp la funzione JavaScript che ci permetterà di settare il limite alla nostra text area. La funzione la chiameremo setMaxLength e gli passiamo in ingresso l'identificativo della nostra text area. Quindi questa la chiamiamo text info, quindi informazioni personali, e poi gli passiamo come secondo valore il limite di caratteri. In questo caso lo impostiamo per esempio a 10, giusto per test. Allora andremo a creare questa funzione che in realtà poi, qua è maxLength, che in realtà poi potremmo utilizzarla anche per altre text area, quindi all'interno dello stesso form, quindi la renderemo riutilizzabile e quindi gli passiamo anche l'identificativo della text a cui settare il limite. Quindi qua la chiamiamo id text info. Perfetto. E nell'intestazione del nostro file apriamo come sempre i tag script, type text, JavaScript, aperto e chiuso, e per prima cosa andiamo a definire la funzione, quindi function setMaxLength, che prende l'ingresso, quindi dicevamo l'identificativo della nostra text area, quindi id text, e il limite. Apriamo e chiudiamo le graffe e per prima cosa andiamo a testare il recupero dei dati, quindi facciamo un alert dell'identificativo della text area. Quindi salviamo, premiamo F5, scriviamo del testo e come vedete quando viene rilasciato il tasto premuto dall'utente, l'alert a video ci mostra l'identificativo della nostra text area, quindi sta funzionando correttamente. Perfetto. Ora, come prima cosa, alla chiamata della funzione andiamo a settare al nostro text area l'attributo maxLength e gli passiamo come valore il limite ricevuto dalla nostra funzione. Quindi per prima cosa definiremo var text area che sarà uguale a document.get element by id, e qua ovviamente ci mettiamo il nostro id text. Quindi recuperiamo le occorrenze della nostra text area e poi gli diciamo text area.maxLength uguale al limite, quindi il limite che riceve in ingresso la nostra funzione. Quindi salviamo, premiamo F5, scriviamo del testo all'interno della nostra text area e come vedete mi ha aggiunto la lettera C, però dalla seconda pressione ovviamente del tasto non mi fa più inserire dei caratteri all'interno della nostra text area perché ha ricevuto come attributo maxLength uguale a 10, perché il nostro limite l'abbiamo impostato a 10 e quindi giustamente più di 10 caratteri non ci fa aggiungere. Ora però possiamo notare che ovviamente la scritta già Odla Production è più di 10 caratteri perché siamo a 6, 8, 10, quindi dovrebbe finire qua la nostra stringa.
Quindi una volta che abbiamo impostato il limite alla nostra text area, quello che dobbiamo fare in realtà è andare a troncare il testo qualora la stringa sia superiore del limite impostato. Quindi per prima cosa, all'interno della nostra funzione ci recuperiamo anche il contenuto della nostra text area e quindi gli diremo var text, quindi il testo sarà uguale a text area .value e poi gli diciamo if text.length, quindi la lunghezza del testo che abbiamo recuperato è maggiore di limite, dobbiamo andare a troncare la nostra stringa e quindi gli diremo che text sarà uguale a text.slice, quindi slice. Questa funzione non l'abbiamo mai vista in JavaScript, ma vuole il carattere iniziale da cui iniziare a tagliare la stringa e il carattere finale, quindi nel nostro caso sarà la variabile limite. Quindi sostanzialmente questa funzione qua andrà a tagliare la nostra stringa text e assegnerà il valore del nostro taglio nuovamente alla variabile text. Perfetto. E per finire gli diremo document.getElement by id e qua ovviamente ci va l'identificativo della nostra text .value e gli impostiamo come valore il nuovo valore di text. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5, inseriamo del testo e come vedete una volta che viene rilasciato il tasto la funzione va a tagliare la stringa e assegna il nuovo valore alla text area. Perfetto, quindi in questo modo siamo sicuri che anche incollando del semplice testo all'interno della nostra text area questo venga sostituito col taglio corrispettivo in base al limite. Perfetto, ora aumentiamo il limite, glielo impostiamo magari a 100 per il momento e poi ovviamente questo dato qua lo dobbiamo impostare uguale al limite di caratteri che abbiamo impostato nella text area e quindi nel campo testo all'interno del nostro database. Poi verificheremo a fine video guida quale valore effettivamente abbiamo dato a questa text area. Perfetto, ora un'altra modifica che andiamo a fare è visualizzare graficamente anche il conteggio dei caratteri in modo da rendere all'utente chiaro quanti caratteri ancora gli restano da poter scrivere all'interno della text area. Quindi qua a fianco inseriremo un box dove visualizzeremo in tempo reale il conteggio. Quindi all'interno di questa cella qua, quindi di td class campo, dopo informazioni personali apriamo un tag p, quindi aperto e chiuso, lo identifichiamo come text info limit, quindi limite riferito a questa text area, e li scriviamo, anzi lo lasciamo vuoto, magari gli diciamo style float right, quindi vogliamo che sia posizionato da questa parte qua, e poi gli diciamo anche margin superiore a 0, a destra glielo impostiamo di 20 pixel, inferiore e sinistro a 0. Bene, nella nostra funzione in JavaScript dovremo passargli anche l'identificativo del nostro tag P, quindi gli passiamo l'identificativo della nostra text area, poi il limite e l'identificativo del tag P in cui inserire il conteggio dei caratteri. Perfetto, quindi la nostra funzione
riceverà anche l'id text limit, e se non è maggiore, quindi se la lunghezza della nostra stringa è minore del limite, quindi qua gli faremo fare un document.get element by id, e qua ovviamente ci va id text limit, quindi il tag p, punto inner html uguale, e gli diciamo text.length, quindi la lunghezza del testo attuale, più gli concateniamo lo slash più limite, quindi il limite della nostra text area. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5, selezioniamo dei caratteri e come vedete il conteggio va a incrementare ogni volta che vengono scritti ulteriori caratteri. Perfetto. Qua in effetti va anche a decrementare, giustamente. Perfetto, ritorna anche a 0. Perfetto, sta funzionando correttamente. Ora quello che vogliamo fare è anche attivare la chiamata della funzione quando viene evidenziata la nostra text area, e quindi se già presente del testo all'interno della nostra text area, qua ci vada a verificare insomma il corretto conteggio. Quindi in realtà la nostra funzione la richiameremo, oltre che all'onKeyUp, anche all'onFocus, quindi quando viene evidenziata la nostra text area. Salviamo, premiamo F5, selezioniamo la nostra text area e come vedete va completato direttamente anche il limite. Bene, ora gli diamo un colore di sfondo e abbiamo anche finito. Quindi gli diciamo anche background color, scegliamo il nostro solito giallino, F5. Perfetto, ora in realtà però quello che andiamo a fare è eliminare gli attributi CSS dati al tag P qua nell'HTML, ma li andremo ad associare, visto che stiamo passando l'identificativo del nostro tag, del tag P tramite la funzione, li andremo a associare tramite lo JavaScript, in modo che tutta questa parte di codice non la dovremo ripetere ogni volta nei nostri form. Quindi ci limiteremo semplicemente a definire il tag P col suo identificativo a cui associare insomma il conteggio dei caratteri. Bene, quindi nell'intestazione del nostro file, nella nostra funzione, per prima cosa ci recupereremo le occorrenze del tag P, quindi var P sarà uguale a document get element by id con l'identificativo del tag P. Perfetto, qua ci limiteremo a dirgli p.inner html e prima di associargli del testo gli diremo p.style e ci ricopiamo quindi float, margin e background color, e qua eliminiamo l'attributo style. Quindi gli diremo p.style.float uguale right, andiamo a capo, p.style.margin uguale al margine, e per finire p.style.background color uguale al colore. Bene, quindi salviamo, premiamo F5, riselezioniamo la nostra text area e come vedete non cambia nulla. Ora andiamo a verificarci qual era il limite impostato
per la text area delle informazioni personali, in modo da passargli il valore corretto. Quindi tabella profilo utenti, struttura, avevamo impostato 1000 caratteri, quindi alla nostra funzione qua gli passeremo 1000. Bene. F5, perfetto. E poi, come ultima modifica, andiamo a spostare la funzione setMaxLength all'interno del file JavaScript che richiama le nostre funzioni. Quindi include JavaScript function.js. Tagliamo la nostra funzione, eliminiamo i tag script e all'interno del file function inseriamo anche la nostra funzione. Poi magari dedicheremo una videoguida apposita dove andiamo a dare un po' di descrizione e informazioni per le funzioni che abbiamo definito, perché purtroppo poi col tempo magari potremmo andare a dimenticarci il corretto utilizzo, perché cosa le abbiamo anche create queste funzioni. Quindi salviamo, ci rispostiamo nel nostro CMS, premiamo F5, riselezioniamo la text area, come vedete viene richiamata correttamente la nostra funzione. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima videoguida ci concentreremo sulla sezione centrale tra i due menu, quindi tra il menu principale e il menu secondario. Caricheremo l'avatar del nostro profilo e imposteremo anche il logout del nostro CMS.